Ciao, buongiorno. Buongiorno. Stamattina Mauro è già arrabbiato. Cosa hai combinato? Mi si è rotta una bottiglia di vino della Palma che volevo assaggiare questa sera, purtroppo un colpo di vento mi ha fatto sbattere la porta del garage e si è sfrantumata la bottiglia. Sono abbastanza incazzato perché quel vino lo volevo assaggiare. Torneremo alla Palma per acquistarne uno. Solo per acquistare uguale. quello. Quindi per rifarmi adesso dove andiamo, Betty? Andiamo in un'altra cantina, però qui a Lierro, visto che siamo qui. Ce n'è una qui vicino e quindi andiamo a vedere di rifocillare Mauro e di riempire la sua cantinetta Devo privata. rifarmi. Per la rabbia di aver rotto quest'unica bottiglia che avevo di quella qualità di vino, adesso ne compro 4. Ecco. In cantina ci hanno detto che hanno una quantità ridotta, ma bisogna andare alla cooperativa appena qui sotto, che hanno lo stesso loro vino, perché la proprietà pare sia la stessa, a prezzi identici. Quindi a questo punto andiamo sotto e vediamo di prendere qualcosa lì. Allora, spesa alla cooperativa dove abbiamo acquistato il vino della Frontera. Cosa abbiamo chiesto anche? Abbiamo chiesto se avessero delle pigne, ossia delle ananas locali, perché dovete sapere che Lierro è il maggior produttore di ananas di tutta Europa. Però sfortunatamente ci hanno detto che arrivano domani. Stavamo uscendo, un signore ci ha raggiunto e cosa ci ha dato? 2 piccole pigne, perché ha detto che sono talmente piccole che non riesce ad imbustarle e quindi ce le ha regalate. Hanno un profumo dolcissimo, non vedo l'ora di provarle. Tu, Mau? Anch'io. Abbiamo visto che c'erano un sacco di piante di pigna. Ci domandavamo, pur vedendo tantissime piante di pigna, di ananas, come mai non le trovavamo. Queste qui che ci ha regalato sono proprio delle primizie. Il profumo è delizioso, neanche lontanamente pensabile di quelle dei supermercati nostri. Non si hanno idea. Mi ricordano le pigne che gustavo in Caraibi quando lavoravo là. E come per magia dalla pioggia di stamattina è comparso il sole. E vai. Musei indicati nel passaporto che abbiamo acquistato di Lierro a Valverde. Questo qui è il tamburo che usano nella Bajada. È la processione tradizionale che viene fatta ogni 4 anni qua dall'isola di Hierro, che è una processione che dura tutto il giorno, dalle 5 del mattino nel mese di luglio, e usano questi qua. Questa qui di fatti è El Pinar. Questi tamburi sono artigianali, hanno un'ottima acustica effettivamente, sì. Qui ci lavoravano i fabbri. Guardate che manticcione che hanno. La herreria e il tailleur. E invece qui c'è il telaio dove le donne
tessevano i vari tessuti, quindi sia borse che tappeti che altro. Qui ci sono dei cappelli tradizionali, alcuni dei quali, che sono proprio questi qua, delle signore, le abbiamo viste alla festa tenutasi l'anno scorso a Fuerteventura, a Las Parcelas. Vi ricordate? Se andate a rivedere qui uscirà il numero del video dove abbiamo partecipato a questa festa. Ecco qui le donne che tessevano la lana. Questo qui per cardare la lana, io l'ho visto anche da mia nonna in Toscana, nella campagna toscana quando ero bambina, me la ricordo. Con tutti questi mortai, pensate quanto pesto si può fare. Importavano dall'Inghilterra anche le macchine da cucire a pedale. Come quella che aveva tua mamma. Sì, mia mamma ne aveva, quando ero bambina mi ricordo che ne aveva una così, non così vecchia ovviamente, però era a pedale. Allora, adesso raggiungiamo invece un paesino vicino all'aeroporto che si chiama Tamaduste. E questo qui di fronte a noi è una strada a fondo chiuso, si arriva qui, poi si ferma perché poi è pieno di colate laviche dietro, non va oltre. Piccolo borghetto, vediamo un po' com'è, anche se qui è abbastanza battuto dal vento perché ci entra abbastanza dritto. Eccolo, Tamaduste visto dall'alto. Parcheggiato il camper e ora ci facciamo due passi qua nel piccolo villaggetto di El Tamaduste. C'è una bella passeggiata a lungomare e anche accesso al mare con le scalette. Guardate che carino! Vieni Mau che andiamo a farci due passi qui sulla passeggiata. Bellino qui, molto rilassante, tranquillo. E nonostante la spiaggia sia un po' ridotta, però l'accesso al mare c'è attraverso le scalette qua che scendono in acqua. E tra l'altro, nonostante qui il vento entri abbastanza dritto, c'è questa insenatura stretta che evita l'onda e quindi anche fare il bagno in condizioni di tempo buone, di sole, è valida, una valida alternativa. Sì, è vero, l'onda si frange molto bene, si vede da come si smorza l'onda, ci deve essere proprio un fondale notevolmente basso, quindi probabilmente non si possono entrare qua con barche a deriva tipo la nostra o barche a deriva mediamente, però il luogo è molto gradevole. Anche qui c'è la formula lascio libro, prendo libro, sono in inglese, spagnolo, insomma sono in inglese e in spagnolo. Vabbè, quindi... ma è sempre carina la cosa sì, di questo scambio libri. Possiamo mettercene uno in italiano? Lo portiamo uno? Lo portiamo. Dipende se li hai letti. Dipende se li abbiamo letti o meno, comunque vediamo, dai. Guardate che carina questa passerella. Sto lungomare è carinissimo, proprio bello. In questo villaggetto tranquillo, piccolo, bello. L'acqua tra l'altro è limpidissima. Mi tuffo. In quest'acqua limpidissima, è bella. È una sorta di piscina naturale questa. Queste pareti rocciose in mezzo alle quali hanno costruito questa passerella che permette di raggiungere il mare facilmente. Qui c'è anche scritto proibito tirarsi de cabeza, ossia è proibito tuffarsi di testa, hanno paura che ti schianti sotto le rocce
sul fondale. O magari te che c'è una bella testa dura potresti anche... Parla lui che ha la testa dura. Dice a me che ho una testa dura, ma lui non è da meno, anzi. Vado a rompere le scatole ai 2 gabbiani che hanno occupato la piattaforma qui sotto. Sì, un moletto costruito in mezzo a una colata lavica, guardate qua sotto com'è. Questo deve essere uno di quei borghetti rilassanti, come tutta l'isola di El Hierro. Ha questi paesini molto tranquilli, diciamo un'isola per il relax. Non si cerca la confusione, i locali, non si cerca nulla, si cerca solo la tranquillità. È bella anche la cosa che hanno fatto. Per chi si bagna, la doccia sotto l'ombrellone di paglia. Guardate? Che carina. È la doccia? No, adesso no. Sono un po' vestita per fare la doccia. Spogliati. C'è un po' fresco oggi. La classificazione dell'acqua per fare il bagno dal 2011 al 2021 è considerata eccellente. E siamo proprio in questa baietta qui, in questo piccolo fiordo, con il paese qua sopra. E questo è il fiordino, vedete anche qui nel disegno che il mare arriva fino qua, poi qui è molto più tranquillo. E lì dove c'è la signora c'è anche un muletto che sembra mozzato probabilmente dall'acqua, dalle onde, e non so fin dove arrivasse. Il mare imponente che arriva su queste rocce e qua vicinissimo ci sono delle case che in condizioni di mareggiate belle forti immagino che vengano anche colpite dal mare. Eccolo qua, Tamadust visto dall'alto del suo mirador. Com'è Mauretto, ti piace? Molto molto carino. Davvero, Tamadust è un piccolo gioiellino. Ora però lasciamo Tamadust e vogliamo andare a dormire alla Caleta, che è un altro piccolo villaggio a 4 km da qua. Tra i due è collocato l'aeroporto di El Hierro. Vediamo se troviamo un parcheggio che ci piace, dove fermarci. Allora, siamo arrivati anche alla Caleta. Abbiamo parcheggiato Carletto qui, sulla strada. Guardatelo un po', siamo proprio fronte mare. Siamo sulla strada, però qui non passa mai nessuno, quindi è tranquillissimo. Abbiamo delle bellissime piscine qua sotto, azzurre, piscine di acqua di mare. E adesso andiamo a scoprire anche questo piccolo villaggio. C'è anche qui una bella passeggiata da fare lungomare, quindi andiamo a farla. Mauro mi sta già aspettando là, eccolo. Pronto per la passeggiata. C'è un bel paseo marittimo e qui si arrivano alle 3 piscinone. Che belle! Di acqua di mare. Mauretto sta già pensando di fare il bagno domattina. Guardatelo lì che ammira la piscina. Vediamo se il tempo migliora, se è un po' più caldino, perché oggi con il vento è sempre un po' freschetto. Però carino, il posto è davvero carino, ci sono queste 3 piscinone, libere logicamente, non a pagamento, con diversi punti per sdraiarsi, per prendere il sole. Ora andiamo a farci anche tutta la passeggiata che va a lungomare là in fondo. Stasera comunque dormiamo qui, rilassati, fronte mare, silenzio assoluto perché macchine non passano praticamente. E quindi sicuramente stiamo bene. Belle queste piscine sul mare, c'è anche la possibilità di fare il bagno in mare, ma visto che c'è sempre molta onda in questa zona,
è più consigliabile l'essere più tranquilli qui nelle due piscine. 2 piscine grandi più una centrale per il Niños, piccolina. Carino questo posto. Domattina se c'è il sole un bagnetto si può fare. Immaginavo. Adesso è troppo tardi e fa frio, quindi no, adesso no. Guardate dall'alto, è ancora più bella. Le 3 piscinotte, diciamo che finora sono pochi i posti che non ci piacciono. Questa è un'isola magica, la chiamano l'Isla con Alma ed effettivamente ha un'alma o ha un'anima tutta sua che ti cattura. È particolarissima. Mi sta piacendo da morire sta isola. Qui la colata lavica è arrivata in mare, bellissima. Guardate che blocco di lava enorme. Ci sono delle case stupende. Vertiginica. Non c'è più il fisico per certe cose. Nonostante l'età comunque. In questa giornata un po' così, bigia, sole va e viene, Mauro vuol farsi il bagno, sì, forse anche un po' di calima. Stiamo scendendo giusto 2 passi dal camper e ci avviciniamo alla piscina qua sotto. C'era già qualcuno che faceva il bagno prima, io mi sa che non lo faccio, comunque lascio fare a Mauro che lui è più abituato all'acqua fredda, io non la amo particolarmente, anche se qui alle Canarie finora il bagno l'ho quasi sempre fatto, però qui è un po' più freschino. Ora c'è un signore che nuota con la mutina. Eccolo Mauro che osa avventurarsi in questa piscina. Temperatura dici che pare buona. Ora vediamo la faccia appena entra. C'è altra gente che nuota in questo momento. Quindi probabilmente anche fattibile. Non fai bagno? No, io bagno non lo faccio. La Bettina non fa il bagno perché è sempre freddolina. La Bettina freddolina. Deve esserci un bel sole, poco vento. Alla teita, dai, quando torniamo alla teita. Prossimi giorni, sì. Ci sta Mauro, si vede che non è così fredda quando si è dentro. Vedo che resta dentro volentieri. Piscina proprio sul mare. Bella. È acqua di mare, vero?